Porto qua sul canale le mie esperienze di montagna da ormai 4 anni e vi ho sempre dato qualche particolare riguardo al fatto del perché io ami particolarmente andare in montagna. Ma c'è ancora qualcosa che non vi ho raccontato e penso che ora sia arrivato il momento di darvi un altro piccolo tassello. Vi racconterò quindi una breve storia, la storia di un bambino che fin da piccolissimo è stato portato da mamma e papà tra le Dolomiti, che fosse estate o inverno poco importava. Gran parte delle vacanze si passavano tra la Val di Zoldo, la Val Pusteria, la Val Gardena, ma più di tutti in Alta Badia, più precisamente a Corvara. E Corvara è sovrastata da una montagna, il Sassonger, e quel bambino per tanti estati e tanti inverni ha ammirato quella montagna da tutti gli angoli, ci ha girato intorno, ma non è mai riuscito a salirci. Rimaneva lì, inviolabile e intoccabile. Quel bambino era ancora troppo piccolo per poterci salire. Ovviamente avrete capito che quel bambino ero io. Crescendo poi sono andato sempre meno in montagna perché sapete com'è, non si va più in vacanza con i genitori e poi ho iniziato una carriera sportiva che mi ha richiesto qualche sacrificio, fra cui quello di non frequentare più le montagne perché nei weekend ovviamente c'erano le gare. Poi quella carriera è finita e sono tornato a frequentare quelle montagne che tanto amavo e nell'estate del 2018 insieme a Giacomo, uno dei miei migliori amici, abbiamo tentato l'ascesa a quella vetta che per me era sempre stata un mistero. E fra l'altro è stata una di quelle uscite in cui ho fatto uno dei miei primissimi video. Ma scordatevi di vederlo perché è una di quelle cose che non pubblicherò mai. Purtroppo quell'uscita non è andata benissimo perché a pochi metri dalla vetta la neve ci ha sbarrato la strada e quindi siamo dovuti tornare sui nostri passi. Ma sapevo già che quello sarebbe stato solamente un arrivederci. E quindi eccoci di nuovo qua, dopo tanti anni, dopo tanto tempo, sulle piste, perché alla fine queste qua sono piste da sci dove ho imparato a sciare e per quanto adesso non vado più a sciare per vari motivi legati all'ambiente, sono cose che non mi piacciono più tanto, però sono comunque posti dove ho dei ricordi stupendi, quindi è sempre figo, è sempre figo. Puoi avere il gruppo del Sela là dietro, pure Stodle qua. Non ha prezzo, non ha prezzo. Adesso ho già fatto un bel po' di strada perché comunque da Confosco parte subito in salita, però arrivare in cima sono sempre quei 1000 metri, quindi c'è da pedalare. Adesso mi cavo uno stratto e si prosegue. Sono stracontento. Il Sasso della Croce, Colalto, il Sella con la Val di Mesdì, il Sasso Lungo, la Tofana. È uno skyline che conosco a memoria, potrei quasi disegnarlo a occhi chiusi, sia con la neve che senza. Stavo salendo lungo quel sentiero con tante immagini del passato legate a quelle montagne, ognuna associata a un episodio specifico, ognuna con un grande valore per me. E quel feeling di casa che i posti dove hai i ricordi più belli ti possono dare non mi stava facendo sentire la fatica. Quella montagna che da piccolo mi appariva così enorme sembrava mi stesse aiutando a salire. Bene, sono arrivato nel punto dove nel 2018 ci siamo dovuti fermare perché qua c'era pieno di neve, quindi non si riusciva a proseguire, ma adesso è libero, più o meno, quindi si va.
sogno di quel bambino era finalmente realizzato, non tanto per aver conquistato una cima, anche perché, diciamocelo chiaramente, le cime non si conquistano, non sono proprietà che possiamo fare nostre, quanto piuttosto per essere arrivato a vedere il mondo da lassù, quel mondo che per anni ha creato il mio immaginario stesso di montagna. Cosa volete che vi dica? Sono soddisfazioni, Adesso sto qua almeno 2 ore. Almeno. Sono le 11 Sono le 11:20. Io adesso sto qua, pranzo, mi bevo la mia birretta, mi godo la mia Alta Badia. E poi dopo con calma torno giù perché avevo tanta voglia di vederla da qua sopra. Che figata. Non voglio far passare l'idea di aver fatto una grande impresa, si tratta di una cima relativamente facile con un minimo di allenamento, ma voglio semplicemente raccontare un'emozione che sognavo da tanto, la voglia di raggiungere un obiettivo per capire che in realtà sì, questa valle è meravigliosa, ma lo è ancora di più perché è una bellezza filtrata dai miei ricordi. Lassù ho solo avuto la conferma che la bellezza, come sempre, è negli occhi di chi guarda, è relativa, mai assoluta. E fra l'altro non sono neanche un appassionato di vette, le frequento solo raramente, ma questa mi ha piantato in testa l'idea stessa di montagna, e andare fin lassù lo sentivo come un atto dovuto. Bene raga, io adesso rientrerò. Questo qua è il sentiero che devo fare per scendere, che è quello che avete visto all'andata. E niente, io sono super contento perché adesso stanno iniziando a salire una marea di persone, invece me la sono goduta quasi in solitaria, quindi top. È anche più bello per far uscire tutto quello che deve uscire a livello emotivo, è una chicca. Quindi adesso si scende a valle e niente, appunto sono stracontento e spero di avervi fatto vedere tante belle cose che per me sono molto belle, ma spero che siano piaciute anche a voi. Noi ci vediamo. Messaggio. Beh, alla prossima.